Ciao a tutti e benvenuti sul Plastico Trick Track Model per un nuovo tutorial. Ci sono zone del plastico che vanno chiuse alla vista, celando alcuni tratti di binario. Non è solo questione di nascondere le curve, i tratti meno piacevoli alla vista, è anche per donare maggior movimentazione, logica e mistero al paesaggio, ingannando un pochino l'occhio dell'osservatore. I sali-scendi del territorio, un treno che esce da una galleria per entrare in un'altra, questo è quello che dà realmente vita ad un plastico, non rendendo il tutto piatto, ma interessante anche a chi non è appassionato di treni e nemmeno ai modelli. Oggi non mi soffermerò su tecniche già viste in passato, proverò invece con voi un metodo estremamente semplice per nascondere certi tratti e rendere uniche le nostre realizzazioni. Intanto comincio col sistemare dei punti d'ancoraggio al muro, ma anche dei supporti sulla base del plastico, in modo da avere dove aggrapparmi. Userò un metodo come di consueto estremamente semplice per celare le parti nascoste del plastico ed utilizzerò un prodotto commerciale non eccessivamente dispendioso, ma che al tempo stesso considero davvero versatile e pratico da utilizzare. Ed ecco il mio acquisto, la rete in alluminio per landscape o paesaggi della Noh. Con 32 euro circa si acquista una rete metallica da 100 cm x 75, quindi una superficie tutto sommato abbastanza ampia. Nella descrizione del video trovate il link per poterla acquistare. Il primo contatto sembra positivo, anche se va maneggiata con un po' di cura, in quanto possono esserci degli spuntoni in grado di graffiarci, ma per chi ha gatti questo non sarà un problema. Essendo in alluminio, mantiene memoria delle piegature causate dall'impacchettamento, bisogna maneggiarla un po' per rimuoverle. Consigliano anche di stropicciarla un po', nel caso vogliamo ottenere un effetto irregolare come una parete rocciosa, un ghiaione, la valle di un fiume o un territorio come gli Emimuil della Terra di Mezzo, per intenderci. Il bello rispetto ad altri materiali è che si può tranquillamente tagliare con delle semplicissime forbici. Iniziamo a posare la nostra rete sul paesaggio. Nel mio caso è un'operazione un po' complicata, in quanto va situata in una posizione piuttosto angusta. Teniamo a mente che i treni dovranno passare anche con i pantografi alzati senza andare a toccare la nostra rete. Adattiamola quindi allo spazio a nostra disposizione, facendola aderire in particolar modo ai portali d'ingresso delle nostre gallerie. Per ancorarla, il metodo più semplice e corretto sarebbe quello di utilizzare una graffettatrice, non quelle per i fogli di carta, ma quelle in grado, diciamo, di sparare le graffette su qualunque materiale. Non avendola a disposizione, io mi arrangio con alcune puntine da disegno e della colla a caldo. La cosa importante è che una volta posata, diciamo, la nostra rete rimanga in posizione. Oggi non mi dilungherò su tecniche già viste in altri video, mi limiterò a parlare della posa della rete e la parte strutturale ad essa legata, finalizzata ovviamente a nascondere all'osservatore alcune zone del tracciato. È inutile dire che anche questa tecnica si sposa benissimo col modellismo sia militare che fantasy, anzi direi sia ottima per riprodurre in qualsivoglia terreno di battaglia. Tornando alla ferrovia, verifichiamo nuovamente che i treni possano passare agevolmente al di sotto della rete di alluminio. Adattiamola ai nostri spazi, se lo desideriamo possiamo ancora modificare le forme e le piegature. Una volta sistemata la rete metallica, questa va dapprima coperta con carta assorbente bagnata con acqua e Vinavil. Ovviamente vanno protetti i binari sottostanti. In un secondo momento, come chi ha già visto altri miei tutorial sa benissimo, io faccio una colata di gesso da muratura o scagliola con acqua e sempre un po' di Vinavil. In questo punto la rete ha ceduto, per cui dovrò inserire da sotto un supporto per sostenerla affinché si asciughi nella posizione che desidero. Uno scorcio della stazione del plastico Trick Track Model, il piazzale dinanzi ad essa, con le luci che abbiamo inserito in un altro tutorial. Ed ora, accanto a questa scena, finalmente il paesaggio prosegue, chiuso dalle colline. Over the hills and far away, she prays he will return one day, cantava Gary Moore. Vabbè, io questa canzone la conosco grazie alla versione dei Nightwish ed è quella che vi consiglio di ascoltare. Il punto è che su questa base possiamo realizzare qualunque cosa, un paesaggio naturale, delle abitazioni rurali, un pascolo, una vigna, ed anzi dovrò pensarci. Intanto, vista sotterranea della nostra realizzazione. Ed ecco il mio obiettivo finale, dare continuità al paesaggio, chiuderlo sullo sfondo con rilievo realizzato, nascondere parte della ferrovia donandole irregolarità e mistero, nonché lasciare, dove necessario, lo spazio per ispezionare e intervenire sul tracciato in qualunque punto se necessario. Devo ammettere che l'uso della rete metallica in questi casi è quasi irrinunciabile.
L'altro lato del plastico era molto più semplice, infatti ho inserito semplicemente un piano a un livello superiore. Per quel che riguarda la decorazione di questi spazi, ne riparleremo in seguito, anzi, se avete qualche idea, scrivete pure nei commenti che sono sempre graditi. Io e Trick Track vi ringraziamo per la visione e vi aspettiamo al prossimo video.